Assolutamente. Ecco una versione ampliata del testo, mantenendo lo stile, il tono, il formato e la voce amichevole del canale, ma arricchendo l'esperienza a Matera con dettagli aggiuntivi e spunti interessanti. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul nostro canale. Siamo super contenti di rivedervi qui, pronti per una nuova avventura insieme. Come state? Speriamo tutto bene. Oggi, preparatevi perché vi portiamo con noi in un viaggio, diciamo inaspettato. Avete presente quando tornate dalle vacanze e la prima cosa che fate è disfare le valigie e riprendere la routine? Ecco, noi no. Abbiamo deciso di stravolgere un po' i piani e di lanciarci in una nuova esperienza che non vedevamo l'ora di condividere con voi. Questo video sarà un vero e proprio ritorno col botto, come abbiamo scritto nel titolo. Ma non vi sveliamo subito la sorpresa. Prima, però, un piccolo reminder, se siete nuovi qui sul canale, vi invitiamo calorosamente ad iscrivervi e ad attivare la campanellina delle notifiche. In questo modo non vi perderete nessuno dei nostri prossimi video, pieni di avventure, consigli, risate e tanta positività. Promesso, non vi deluderemo. E se siete già iscritti, grazie di cuore per il vostro supporto, siete fantastici. Ogni vostro commento, ogni like, ogni condivisione ci spinge a fare sempre meglio e a regalarvi momenti indimenticabili. Ok, bando alle ciance. Siete curiosi di sapere dove siamo diretti e cosa abbiamo in mente? Mettetevi comodi, prendete qualcosa da sgranocchiare, magari un tarallo pugliese, visto che ci avviciniamo alla Puglia, e preparatevi ad un'esplosione di colori, profumi e sapori, perché la nostra prima tappa dopo la vacanza è pausa drammatica. Matera. Sì, avete capito bene. Matera, la città dei sassi, uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi d'Italia. Per noi, è un sogno che si avvera. Avevamo sentito parlare così tanto di questo posto magico, e finalmente siamo qui per scoprirlo con i nostri occhi e, ovviamente, per condividerlo con voi. E non è solo una visita turistica, ragazzi, è un'immersione in un'altra epoca, un viaggio nella storia dell'umanità. L'idea di venire a Matera ci è venuta quasi all'improvviso, come spesso succedono le cose più belle. Eravamo seduti al bar, a Roma, a ripensare alle vacanze appena concluse, un mix di relax in spiaggia e avventure in montagna, e a cercare un modo per prolungare un po' la sensazione di libertà e avventura. Sentivamo che avevamo bisogno di qualcosa di speciale, qualcosa che ci cambiasse un po' la prospettiva. Burak ha detto, perché non andiamo a Matera? Ho sempre voluto visitarla. Quelle case scavate nella roccia mi hanno sempre affascinato, mi sembrano un presepe vivente. E Neslihan, senza pensarci due volte, ha risposto, perfetto, andiamo. Neslihan è sempre quella che dice sì alle avventure, e Burak, lui è quello che organizza tutto alla perfezione. Così, in men che non si dica, abbiamo prenotato il volo, trovato un'offerta incredibile, dobbiamo assolutamente condividere con voi i nostri trucchi per viaggiare low cost. Trovato un alloggio tipico nei Sassi, un piccolo gioiello con una vista mozzafiato, e preparato le valigie. Questa volta abbiamo cercato di essere minimalisti, portando solo l'essenziale, scarpe comode per camminare, una macchina fotografica per immortalare ogni angolo suggestivo e, ovviamente, il nostro inseparabile drone per le riprese dall'alto. E ora eccoci qui, pronti ad immergerci nella storia, nella cultura e nella bellezza di questa città unica al mondo. Appena arrivati, siamo rimasti letteralmente a bocca aperta. Le foto e i video che avevamo visto online non rendono giustizia alla realtà. I sassi sono uno spettacolo incredibile, un labirinto di case scavate nella roccia, chiese rupestri e vicoli stretti che si snodano su un pendio. Sembra di essere catapultati indietro nel tempo, in un'epoca in cui la vita era più semplice e legata alla terra. C'è un'atmosfera particolare, un silenzio quasi surreale, interrotto solo dal suono dei nostri passi e dal cinguettio degli uccelli. Abbiamo subito iniziato ad esplorare la città a piedi, perdendoci tra i suoi angoli più nascosti. E credeteci, perdersi nei sassi è la cosa migliore che possiate fare. Ogni sasso, ogni pietra, sembra avere una storia da raccontare. Abbiamo visitato alcune delle chiese rupestri più belle, come Santa Lucia alle Malve e Santa Maria de Idris, ammirando gli affreschi antichi che decorano le pareti. Pensate che questi affreschi sono stati realizzati secoli fa, con tecniche e materiali che oggi non si usano più. È incredibile come siano arrivati fino a noi, testimoni di un passato lontano e affascinante. Abbiamo assaggiato i piatti tipici della cucina lucana,
come la pasta fatta in casa con il ragù di cinghiale, una vera delizia per il palato, e il pane di Matera, croccante e profumato. Il pane di Matera è un'istituzione, ragazzi. Viene fatto con lievito madre e farine locali, e ha una forma P articolare, che ricorda le colline circostanti. Abbiamo anche provato la cialledda, un piatto povero a base di pane raffermo, pomodori, cipolle e cetrioli, perfetto per le calde giornate estive. E ovviamente, non potevamo farci mancare un bicchiere di Aglianico del Vulture, un vino rosso corposo e intenso, che si sposa perfettamente con i sapori della cucina locale. Una delle cose che ci ha colpito di più è stata l'ospitalità degli abitanti di Matera. Sono persone genuine, accoglienti e orgogliose della loro città. Ci hanno raccontato storie e aneddoti sui sassi, svelandoci i segreti e le tradizioni di questo luogo unico. Abbiamo incontrato un signore anziano che ci ha raccontato di quando da bambino viveva in una casa grotta con tutta la sua famiglia. Ci ha detto che la vita era dura, ma che c'era un forte senso di comunità e solidarietà tra gli abitanti dei sassi. Un'altra signora ci ha spiegato come si preparano le orecchiette fatte in casa, mostrandoci la tecnica con le mani sapienti di chi lo fa da generazioni. Abbiamo scoperto che Matera è una città che ha saputo reinventarsi, passando da essere un luogo di povertà e abbandono ad un centro culturale e turistico di fama internazionale. I Sassi, un tempo abitazioni umili e malsane, sono stati trasformati in hotel di lusso, ristoranti gourmet e botteghe artigiane. È incredibile come siano riusciti a conservare l'anima del luogo, pur trasformandolo in una meta turistica di successo. È incredibile come una città che sembrava destinata all'oblio sia riuscita a rinascere dalle proprie ceneri, diventando un simbolo di resilienza e di speranza. Matera è un esempio di come si possa valorizzare il proprio patrimonio culturale e trasformarlo in una risorsa per il futuro. È una lezione importante per tutti noi, che spesso tendiamo a dimenticare il valore delle nostre radici e delle nostre tradizioni. Durante il nostro soggiorno, abbiamo avuto la fortuna di partecipare a un tour guidato dei Sassi. La guida era una persona molto preparata e appassionata, che ci ha spiegato la storia e l'architettura di questo luogo incredibile. Abbiamo scoperto che i Sassi sono stati abitati fin dal Paleolitico e che nel corso dei secoli sono stati influenzati da diverse culture, dai Greci ai Romani, dai Bizantini ai Normanni. Ogni popolo ha lasciato la sua impronta, contribuendo a creare il mosaico unico che è Matera oggi. Abbiamo imparato che i sassi sono stati costruiti sfruttando la conformazione naturale del terreno, scavando la roccia calcarea e creando un sistema di abitazioni a gradoni. Le case erano spesso semplici e spoglie, ma funzionali e adatte al clima caldo e secco della zona. Un sistema ingegnoso di canalizzazione dell'acqua piovana garantiva l'approvvigionamento idrico, mentre le pareti spesse in tufo mantenevano le case fresche d'estate e calde d'inverno. Nel corso del tempo, i sassi sono diventati sovraffollati e insalubri, tanto che negli anni 50 del Novecento il governo italiano ha deciso di sfollare gli abitanti e di trasferirli in nuove case popolari. I sassi sono rimasti abbandonati per decenni, diventando un luogo di degrado e abbandono. Immaginatevi, un intero quartiere fantasma, silenzioso e dimenticato. Fino a quando negli anni 90 sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e sono iniziati i lavori di restauro e riqualificazione. Un progetto ambizioso e complesso, che ha coinvolto architetti, restauratori e artigiani locali. Oggi, i sassi sono tornati a vivere, grazie all'impegno di privati e istituzioni che hanno investito nella loro valorizzazione. Sono diventati un'attrazione turistica di livello mondiale, attirando visitatori da ogni parte del globo. Ma la sfida è quella di preservare l'autenticità del luogo, evitando che diventi solo un parco a tema per turisti. Ma Matera non è solo i sassi. La città offre anche altre attrazioni interessanti, come il Duomo, costruito in stile romanico pugliese, il Castello Tramontano, un'imponente fortezza medievale, e il Parco della Murgia Materana, un'area protetta ricca di flora e fauna. Abbiamo visitato il Duomo, ammirando il suo rosone finemente decorato e l'interno sobrio ed elegante. Il Castello Tramontano, invece, ci ha offerto una vista panoramica mozzafiato sulla città e sui sassi. Abbiamo dedicato una giornata intera all'esplorazione del Parco della Murgia Materana. Abbiamo fatto un'escursione a piedi, ammirando il paesaggio mozzafiato e scoprendo le numerose chiese rupestri nascoste tra le rocce. Il Parco della Murgia Materana è un luogo selvaggio e incontaminato, dove la natura regna sovrana. Il Parco della Murgia Materana è un luogo magico,
dove la natura incontra la storia. È un'oasi di pace e tranquillità, ideale per chi vuole sfuggire al caos della città e immergersi nella bellezza del paesaggio lucano. Abbiamo incontrato pastori con le loro greggi, abbiamo ammirato la flora e la fauna locali, e ci siamo sentiti parte di un ecosistema unico e prezioso. Abbiamo anche avuto l'opportunità di assistere ad uno spettacolo di musica tradizionale lucana. È stata un'esperienza emozionante, che ci ha permesso di conoscere meglio la cultura e le tradizioni di questa regione. La musica lucana è un mix di suoni antichi e ritmi moderni, che riflette la storia e l'identità di questo popolo. La musica lucana è caratterizzata da suoni antichi e ritmi coinvolgenti. Gli strumenti musicali tradizionali, come la zampogna, l'organetto e la ciaramella, creano un'atmosfera magica e suggestiva. Abbiamo scoperto che la zampogna è uno strumento molto antico, le cui origini si perdono nella notte dei tempi. L'organetto, invece, è uno strumento più moderno, ma che ha saputo conquistare il cuore dei lucani. Siamo rimasti incantati dalla bravura dei musicisti e dalla passione che mettevano nella loro performance. Abbiamo ballato e cantato insieme a loro, sentendoci parte di una comunità accogliente e festosa. È stato un momento di condivisione e di allegria, che ci ha fatto sentire ancora più vicini alla cultura lucana. La nostra esperienza a Matera è stata indimenticabile. Abbiamo scoperto una città unica al mondo, ricca di storia, cultura e bellezza. Abbiamo incontrato persone genuine e ospitali, che ci hanno fatto sentire a casa. Matera è un luogo che ci ha rubato il cuore e che ci ha lasciato un ricordo indelebile. È una città che consigliamo a tutti di visitare almeno una volta nella vita. E magari, se siete fortunati, potrete anche incontrare noi. Se state cercando un luogo magico e suggestivo, dove la storia incontra la natura e la cultura, Matera è la destinazione perfetta per voi. Non ve ne pentirete. Anzi, siamo sicuri che ve ne innamorerete, proprio come è successo a noi. E con questo, la nostra avventura a Matera giunge al termine. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto venire voglia di visitare questa città meravigliosa. Abbiamo cercato di mostrarvi il meglio di Matera, condividendo con voi le nostre emozioni e le nostre scoperte. Speriamo di esserci riusciti. Prima di salutarci, riassumiamo brevemente i punti principali del video. Abbiamo visitato i Sassi, un labirinto di case scavate nella roccia. Abbiamo esplorato le chiese rupestri, ammirando gli affreschi antichi. Abbiamo assaggiato i piatti tipici della cucina lucana e abbiamo scoperto la storia e la cultura di questa città unica al mondo. Matera è un luogo magico e suggestivo, che merita di essere visitato almeno una volta nella vita. È una città che vi ruberà il cuore e che vi lascerà un ricordo indelebile. Grazie di cuore per aver guardato il nostro video. Speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Se vi è piaciuto il video, vi invitiamo a lasciare un commento qui sotto. Diteci cosa ne pensate di Matera, se l'avete già visitata o se avete intenzione di farlo. Siamo curiosi di conoscere le vostre opinioni. E magari, se avete dei consigli da darci per la prossima avventura, non esitate a scriverli. E ora, la nostra consueta call to action. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al nostro canale. In questo modo ci aiuterete a crescere e a realizzare nuovi video sempre più belli e interessanti. E non dimenticate di attivare la campanellina, per non perdervi nessuna delle nostre prossime avventure. Grazie ancora per il vostro supporto. Vi vogliamo bene. Un abbraccio forte da Burak e Neslihan e alla prossima avventura. Ciao! E ricordatevi, il mondo è pieno di meraviglie, basta avere il coraggio di scoprirle. Alla prossima!